You gonna translate it? I'm going to, yes. Okay. I don't know how well, but I'm going to try. Okay. I'll keep everything short. Okay, thank you. Posso andare allora? Beh, io faccio fare a voi gli onori di casa, no? Vi faccio fare a voi l'intro. Va bene, allora Giuliano. Ah, ok, allora io mi alzo a questo punto. Grazie per essere qui con noi in Officina del Sole. Per chi non ci conoscesse, l'Officina del Sole è uno spazio artistico, culturale, fondato da noi l'anno scorso da me medesima, Michela De Domenico, Lelio Bonaccorso e Fabio Franchi. Siamo aperti da settembre, quindi quasi un anno, e ogni mese ci siamo dati l'impegno di organizzare un incontro con diversi artisti, illustratori. Abbiamo avuto anche un avvocato che si è occupato di diritti d'autore, abbiamo ospitato anche gli organizzatori dello Stretto Pride, quindi diciamo è un impegno a 360 gradi il nostro. Oggi qui abbiamo l'onore di ospitare un maestro come Mr. David Lloyd here. Possiamo dire che siamo onoratissimi per questo ospite. Grazie a Giuseppe Muffari che con la fumetteria La Torre Nera e con Stretto Crea si sta impegnando anche per organizzare il Messina Con, che sarà a settembre, quindi questo poi andremo a parlarne meglio. Niente, grazie ancora per essere qui, spero che passerete un paio d'orette con noi con divertimento, in serenità. Siamo qui anche per fare domande con il firmacopie. Benvenuti. Io passerei la parola alla professoressa Giuseppe, allora a questo punto è così. Allora, io intanto vi ringrazio, intanto faccio un applauso io intanto ringrazio sia l'Officina del Sole per averci accolto, sia David Lloyd per essere qui oggi con noi. È per me una gioia, sia come titolare di una fumetteria che anche come una delle menti creative del Stretto Crea come Messina. Che dire, è veramente bello perché stiamo facendo qualcosa. Il discorso che facevo ieri a tavola con voi. Stiamo riuscendo in qualcosa per me di molto bello. Questo evento doveva essere in realtà fatto nel 2020 perché sarebbe stata la celebrazione dei 10 anni come dall'apertura della fumetteria La Torre Nera. Causa pandemica non si è potuto fare, quindi abbiamo dovuto traslittare a oggi, che in realtà ricorreva ieri, e abbiamo festeggiato i 13 anni. In realtà, che per una città come Messina, per chi ci abita, non è un terreno fertile, sono stati 13 anni belli tosti, belli pesanti, come dicevo ieri, nel quale io mi sono ritrovato comunque come i presenti a un certo punto a dire: io voglio donare qualcosa a questa città. Infatti all'inizio doveva essere una data unica, poi a un certo punto si è aperta l'Officina del Sole e ho detto: ma io voglio coinvolgere l'Officina del Sole perché è una realtà che deve andare avanti, è una realtà con la quale noi dobbiamo collaborare per dare anche ai disegnatori esordienti di poter dare una valida alternativa, perché io sono nato in una generazione in cui fare fumetti era visto come una cosa di nicchia, se non una cosa, vabbè sì, ti passa, poi con l'età cambia, mentre in realtà può essere un vero e proprio lavoro. Oltre giustamente a voi, con coloro che hanno fatto il fumetto, che hanno collaborato anche con menti eccelse. Rientra giustamente tutto questo poi in un programma molto più ampio per promuovere il fumetto, il gioco da tavolo, il cosplay, che porterà al Messina, che sarà il 2 e 3 settembre al Palacultura, e l'annuncio di ieri che in anteprima per la prima volta il Comune si è aggiunto a noi e faremo dal 21 agosto al 3 settembre delle mostre espositive proprio all'interno del Comune, non una cosa piccola, proprio all'ingresso del Comune, faremo un'esposizione di tavoli originali più una piccola mostra fotografica legata al mondo del cosplay, perché stiamo cercando di promuovere, come ho detto, il fumetto. Detto questo, io ribadisco, la mia gioia è immensa. Io vi ringrazio tutti per essere qua, ringrazio l'Officina del Sole, ringrazio Stretto Crea, ringrazio Roberto, ringrazio Silvio e tutti i membri anche di Stretto Crea. Ci vediamo il 2 e 3 settembre e poi ora col firmacopia. Quindi vi lascio, dono il mio posto. Come vuoi, potete anche
darvi il cambio. No, io do il posto così sto là tranquillo, io vi osservo. Oggi è la vostra giornata, la mia è stata ieri. Faccio un altro applauso. Allora, intanto benvenuti, ringrazio anche Deborah Braccini, si sta occupando della diretta, tra l'altro. Benvenuti, questo è un momento importante per noi perché si tratta del nostro primo ospite internazionale e che ospite, oserei dire, è un ospite importante perché David Lloyd è uno dei fautori della rinascita del fumetto degli anni '80, assieme a tanti altri autori, in primis Alan Moore, con cui ha collaborato e con cui ha realizzato V for Vendetta. Però io quello che volevo fare era anche intanto ringraziare Giuseppe, che non vedo Sono ecco, partire proprio dal rapporto fra voi, cioè io la prima domanda che faccio è quella, David, non è la prima volta che tu vieni a Messina o comunque nell'area dello Strezzo, perché sei stato anche a Reggio, volevo capire come eri arrivato qui a Messina, cosa vi lega con Giuseppe, perché questa domanda poi la voglio fare anche a Giuseppe, per vedere un po' anche due le risposte. E che cosa ti piace, se ti piace qualcosa di questo posto? Okay, first of all, buonasera. Mi dispiace, non parlo italiano. So thank you for being so kind to invite me and listen to me. Grazie per essere stati così gentili, per avermi invitato e per avermi ascoltato. My relationship with Messina and the city is because Giuseppe was kind enough to invite me a few years ago to come here, and you know, I'm easy. I go where I'm invited. Okay. Basically. Okay. La relazione tra David Lloyd e la città e anche con Giuseppe, perché appunto Giuseppe mi ha invitato qui e quindi io sono molto alla mano, diciamo, dove mi invitano io vado, mi piace esplorare, andare in giro dove mi invitano. And especially when it's such a beautiful place as Messina. I've been to Sicily a few times, and it's great, and the people are great, and the wine is great, and the food is great. What better reason would you have for coming back? Ok, particolarmente perché Messina è una bellissima città come anche la Sicilia, quindi soprattutto il vino e il cibo è molto buono, quindi diciamo, cosa c'è che non mi può bruciare? Ok, thank you so much. Giuseppe invece? Io sono qua. Ti perde. Ma è un rapporto che io ricambio, è un rapporto in realtà molto di semplicità, ecco, e anche di far scoprire anche a David le bellezze che ci sono a Messina, perché Messina per me è una città bellissima e quindi bisogna invitare le persone bellissime come David. Allora io a questo punto, grazie Giuseppe anche te. Io vorrei illustrare un po' il lavoro di David, anche perché magari non tutti, io penso che tutti lo conosciate, però magari andiamo un po' sui particolari. Innanzitutto cominciamo con i suoi primi lavori. Qui abbiamo il Night Raven, anche se si vede poco, che è stato uno dei suoi primi lavori. Siamo alla fine degli anni 70, forse all'inizio degli anni 80, con lo scrittore Steve Barkhouse crea questo personaggio che in qualche maniera forse prelude anche a quello che sarà V. Io faccio una domanda. Allora, gli faccio una domanda, che è la domanda che noi facciamo a tutti gli autori che vengono qui, che capisco che dall'alto ormai della sua carriera magari si torna un po' troppo indietro, però a chi ci segue magari interessa, perché ci seguono tanti ragazzi, tante persone che vorrebbero fare questo lavoro. E allora, come hai iniziato
Com'è nata la passione per i fumetti? Well, I started when I was 13 years old to be really interested in comics because I saw a fabulous, I won't go into detail here, but I saw a fabulous comic strip, a big full colour spread in the comic that I was buying at the time that was so well drawn, the draftsmanship and the... Do you remember the title? Yeah, but you won't know it. You won't know it because it was British, and I don't know whether it's ever been reprinted. Are you translating this? Yes. In chunks. Ha iniziato la sua passione è iniziata quando aveva 13 anni, ha visto una tavola colorata, disegnata benissimo, e quindi da allora è iniziato questa sua passione per i fumetti, però non ricordo il nome. It was named Wrath of the Gods, and it was by a great British artist. The art was by a great British artist called Ronald Embleton. Ah, Ronald Embleton era The Wrath of the God. Yeah, and I think that was the first thing that really inspired me because the draftsmanship was so good, it was real. È stata la prima cosa che l'ha ispirato perché era così fatto bene che proprio era così reale, è stata una fonte di ispirazione grandissima. It was an original title or a publication? It was a publication, yes, it was a comic strip. It was in the comic. It was in the comic, yeah. But the draftsmanship was so real. It was like a movie. Era come un film perché era così fatto bene che era come un film. Because one of the most important things in a comic is to make them believable. You either make them believable through the art or believable through the script, or as a combination of both. La cosa più importante per un fumetto è che sia credibile, quindi anche che il disegno corrisponda alla storia, e quindi questo è che la cosa più importante per un fumetto, per questo lui dice che sembrava proprio un film. And that's the art of real comic storytelling. You entrap the reader. Quindi questa è l'arte dei fumetti, che tu devi far entrare, devi quasi tenere prigioniero con te il lettore e farlo entrare dentro il fumetto. And you don't let them go. Non lo lasci andare. And it's very much like the first lines of a novel. They bring the reader in, and then if you're lucky, you keep them with you. Ok, è come la prima frase di un romanzo, quindi che ti fa entrare dentro e non ti fa andare più via. Questa è l'arte dei fumetti in sostanza. But I just want to say something as you showed Night Raven. Vuol dire prima una cosa. Night Raven was the really beginning of having a kind of following as an artist of people that read the comics and made note of you. Okay. Mentre è stato la prima volta in cui lui ha avuto un seguito, quindi è stato notato dal pubblico e appunto le persone hanno preso conoscenza della figura di Lloyd, quindi è stata la prima occasione per farsi conoscere. So you're lucky if you get that, and it's important if you have that ability to have that particular identity that attracts people to your specific work. Otherwise, you just become one of the crowd. Quindi appunto quella è stata la cosa importante, che con questo primo lavoro lui ha avuto un seguito e appunto si è fatto riconoscere come artista, come persona indipendente dal resto appunto del pubblico, delle altre persone che facevano fumetti. Quindi questo. Yeah, but you're lucky if you have that. Sei molto fortunato se hai questo, ovviamente, ripete, perché questo è molto importante. Because lots of great artists have a great ability, but they don't get the chance to show that and grow that following.
Quindi è stato molto fortunato ad avere questo, perché molti artisti con grande abilità che hanno appunto un grande talento non riescono a dimostrare il proprio talento, perché magari non riescono a avere un titolo di successo, e quindi questo lui continua a ripetere, è stato molto fortunato. Because comics is still, however we all love it, still a very, very restricted field culturally. Sì, perché il fumetto ovviamente è sempre un'arte quasi minore, di secondo grado, quindi è stato molto importante avere questo riconoscimento già dall'inizio. And not enough people get the breaks they deserve within that small industry. E quindi non molte persone hanno questo trampolino di successo di farsi riconoscere, quindi molto fortunato di questa. Yeah, with Night Raven, I was part of a very small industry at the time in England, and I could make an impression. Con Night Raven fu parte di una piccola, diciamo, industria di produttori di fumetti, e per questo lui è stato molto fortunato che è riuscito a avere appunto successo con questo. Negli anni 70. Excuse me. No. And the editor who was responsible for Night Raven saw that and gave me the opportunity to do something like Night Raven, but different, a few years later. Ok, l'editore di Night Raven che ha visto appunto il talento di David Lloyd mi ha dato l'opportunità di fare qualcosa di diverso ma simile appunto a Night Raven qualche anno dopo. And that's how Night Raven was born, È because così che è nato Night Raven. I was asked to do something similar to that, and originally that I would do the whole thing myself, but I at that time knew this brilliant writer called Alan Moore, and who I knew well, and I asked Alan to come on board with it, and that's what happened. Ok, e quindi appunto Night Raven ti ha dato l'occasione di conoscere un grandissimo scrittore che è appunto Alan Moore, e appunto quello è stato il momento in cui appunto si sono conosciuti, hanno avuto l'opportunità di lavorare insieme poi. Infatti, se passiamo a Word, nell'82 David lavora proprio per Warrior, che è una rivista che nasce proprio in questo periodo e che raccoglie tanti dei nomi che uno, cioè effettivamente quando ho letto sono rimasta anche io abbastanza colpita, cioè quelli che poi hanno veramente rivoluzionato il fumetto americano e quindi mondiale. E allora Warrior è una vera fucina di talenti, Alan Moore, Alan Davis, Steve Dillon, Grant Morrison, Brian Bolland, John Bolton, Barry Windsor Smith, cioè chi più ne ha più ne metta, probabilmente ne dimentico qualcuno. Tutti quanti influenzano la rinascita del fumetto mondiale partendo da quello americano, e ti dà questa rivista anche l'opportunità appunto di lavorare per la prima volta con la Moore, e proprio attraverso la nascita e la creazione di questo personaggio e di V for Vendetta, che esce ad episodi su Warrior. La rivista chiede appunto di creare questo nuovo personaggio, probabilmente partendo da Night Raven, e lo scrittore Alan Moore, che aveva precedentemente collaborato con diverse storie di Doctor Who, della Marvel UK, eccetera, creano appunto V for Vendetta, che è un'opera, un'avventura distopica in un'Inghilterra sbiadita, stile Grande Fratello, ti fermo se vuoi. No, ok. Io sono molto... Con per protagonista un terrorista anarchico ispirato a Guy Fawkes, che combatte contro un futuro governo fascista. Qua abbiamo due delle tavole, due delle copertine, ma ovviamente non si vedono granché bene. A me interessa in questo momento invece farti una domanda sullo stile. Tu illustri V for Vendetta con uno stile cinematografico, in bianco e nero, forte, quasi sporco. Allora,
quasi in contrapposizione, in pratica l'uso della luce sembra voler disgregare la materia con cui delle forme ben precise, no, forse è bene che mi fermo. Vabbè, Non so come si dice. vabbè, Parlaci scrivi dello stile. il concetto e poi le fai il riassunto. Allora, a me interessa come nasce questo stile, intanto a chi ti sei ispirato e poi questo stile va a un certo punto a disgregarsi, cioè a scomparire a causa di questo chiaroscuro e di questa luce che va a far scomparire le linee e le forme. Absolutely. Well, there's one way of describing the style that was used. C'è un modo per descrivere lo stile. There was one way of describing the style that was used on V for Vendetta, and that is this: we were telling a story about a very bleak, stark future. So, what you should do in that situation is use a stark, bleak style of art. Quindi c'è un modo per descrivere lo stile di V per Vendetta. Loro stavano descrivendo un futuro distopico, decadente, quindi appunto lui ha utilizzato questo stile decadente, molto distopico, futuristico. Quindi c'è un solo modo per descrivere lo stile. And everything you use as a tool of the artist is to the benefit of the story. So, the style of V is different to the style that I've used on other things. Quindi il mezzo per cui tu ti approcci alla storia è appunto diverso per come lui si è approcciato ad altri tipi di storie. Quindi diciamo lui ha utilizzato questo stile proprio per Vendetta, perché la storia lo richiedeva. The subject always dictates the style. That's what you do. If you're a film director, that's exactly what you do. If you're a writer, that's exactly what you do. Otherwise, you're not going to communicate what you want to communicate to the people you're trying to talk to. Certo, quindi è la storia che detta lo stile che poi andrai ad utilizzare, come se fossi un regista cinematografico, come se fossi appunto uno scrittore, ecco. Devi utilizzare uno stile appropriato a quel tipo di storia. The thing about V, though, is that the style that was used on V was for a black and white concept. And when it was published in America, it had to be coloured. Not that the publisher asked for that, but I asked for that. Allora, lo stile di Vendetta in Inghilterra è stato pubblicato in bianco e nero, però quando poi fu pubblicato in America è stato pubblicato a colori, e questo non è una cosa che ha chiesto l'editore, ma è una cosa che ha fatto lui, ha voluto proprio lui, forse appunto per il fatto che fosse pubblicato in America. At the time that V for Vendetta was published and republished in America, there were some black and white successes in comics. Teenage Mutant Ninja Turtles was one of them. But I knew at that time that was just a momentary happening. America readership wants colour, and you have to bend to that for the greater success of what you are trying to say. Quindi in America lui sta dicendo questo, che appunto ha fatto uscire V per Vendetta a colori perché il pubblico lo richiedeva. C'è stata un'occasione con appunto le tartarughe ninja che era in bianco e nero, ma è stato proprio giusto una piccola cosa. Il pubblico invece chiedeva delle storie a colori e quindi si è dovuto piegare e ha fatto uscire il fumetto a colori. But when we came to do the colours, I supervised the colour and I made sure that it was not a lot of the colours that you do see in American comics, which are horrible. It was appropriate to the feel and the atmosphere, and I'm glad to say that everybody that experiences V in its colour form all over are as happy with it as those who initially saw it in
black and white. Allora, anche se comunque è uscito a colori, lui ha supervisionato tutta la parte dei colori e ha evitato di utilizzare i colori che si utilizzavano al tempo, che onestamente erano orribili, quindi ha fatto in modo che fossero appropriati allo stile, al tema della storia, e questo, diciamo che è stata apprezzata questa cosa, e quindi il pubblico da allora poi apprezza Vivere Vendetta a colori. But the purity of a vision is something every artist has to make a compromise with, because you have to. Is your purity of vision going to restrict the people who actually see the message? If the message is more important than your purity of vision, then you have to change it so that it gets out to the people that can recognize it. Quindi lui sta parlando della purezza della visione che un artista ha in mente, si deve piegare appunto a quello che poi il pubblico cerca, in modo tale che poi possa essere di più ampio raggio il fumetto. It wouldn't matter if you were telling a story about a couple of furry animals having fun, but it does matter if you are telling a story that has a message and is important to you and important to the readers that you want to find it. So you have to reach those people you want to reach. Quindi non è importante se stai parlando di animaletti pelosi oppure di qualche altra cosa, l'importante è che si arrivi il concetto arriva al pubblico, quindi questo mi dice la purezza della visione si deve un po' piegare a quello che poi è il fine, che è quello di avere più pubblico. No, personalmente questa informazione che V Vendetta nasce in bianco e nero è una cosa che non sapevo, che è molto interessante, trovo molto interessante. In più sappiamo che David Lloyd ha suggerito, diciamo, a Lamour una serie di elementi che sono fondamentali per la storia, intanto l'uso della maschera, il fatto di utilizzare delle didascalie al posto del balloon, quindi diciamo che e varie altre, il suo apporto anche alla storia è stato fondamentale. Yeah, I had a big say in the story. Anche una grossa. I don't know how in the Italian edition of the graphic collection, the graphic novel collection. I hope there's an article which explains much of this to any reader who's interested. Spera che nell'edizione della graphic novel ci sia appunto un articolo dove spiega appunto questo, che lui ha avuto un apporto importante alla storia, ecco, quindi si può dire che è un lavoro a quattro mani tra lui e la lavoro. If it isn't, it's probably because they're saving cost on paper. Sì, vabbè, spero appunto che ci sia un revival. Sì, sì. All right, but look, just to fill in some of the background for it as quickly as I can, I was when I got involved with V for Vendetta and we started creating what became V for Vendetta. We had a character. We wanted to talk about somebody in a concentration camp. We were trying to reproduce the situation that has happened in Germany in the 30s and has happened still throughout the world since in little places like Cambodia. Quindi quello che lui voleva appunto riproporre con V per Vendetta è i campi di concentramento negli anni 30 in Germania e che poi ancora continua ad accadere in alcune parti del mondo, in Cambogia. Where people who were different for some particular reason are put in jail and tortured and killed. Dove alcune persone per particolari motivi sono messi in prigione, torturati e uccisi. So that was the basis of what we were constructing, and our initial hero
was a dissident of some kind who was put in a concentration camp and managed to escape. Quindi l'eroe della storia era un dissidente che fu messo in prigione in un campo di concentramento che poi riuscì a fuggire. But at that time we didn't have anything more than that. And so we ended up with just a character who was like an ordinary man. But an ordinary man is not a successful character if you want to build a comic readership. Quindi all'epoca avevano solo questo personaggio che non era nient'altro che una persona normalissima che appunto fu messa in considerazione, però appunto non c'è bisogno, cioè ci vuole qualcosa di più oltre che una persona normale, quindi hanno costruito questo personaggio partendo da questo, da una persona ordinaria che fu messa in questa situazione. So we needed something that was more theatrical, more colourful. Quindi abbiamo fatto qualcosa di molto più teatrale, più colorato. Yeah, and I just had this crazy brainstorm that it would be a great idea if we made him a kind of resurrection of Guy Fawkes. Quindi lui ha avuto questa idea di farlo come se fosse una resurrezione del personaggio vero, Guy Fawkes, che fu un rivoluzionario inglese. Because Guy Fawkes was a fascinating character of British history who 1605 tried to destroy a corrupt regime. Quindi perché appunto Guy Fawkes fu un personaggio realmente vestito nell'Inghilterra del 1605 che cercò di distruggere appunto il regime che c'era all'epoca. He failed, and all his co-conspirators failed. But wouldn't it be a great idea if we resurrected him? And this time he doesn't fail. This time he does blow up the Houses of Parliament. It was a crazy idea, but it worked perfectly. Quindi lui all'epoca, nel 1605, fallì, come anche i vari cospiratori. Però appunto l'idea era questa: cosa succederebbe se noi risuscitassimo questo personaggio, però questa volta non fallisse, riuscisse nel suo intento, cioè quello di appunto rovesciare questo regime. Ed fu un'idea pazzesca. And you have to remember that so much of creativity is accident. You know, if you sit down with a fucking spreadsheet and work out exactly what's going to happen with your characters, okay, you might be able to sell a successful book, but really it's not going to be really special. Sì, quello che sta dicendo appunto è questo, che molte di queste idee pazzesche nascono da quasi per caso, ecco. Quindi questa fu una scelta appunto che poi fu un successo. The best of creativity often comes from creative accidents, and you have to let those happen, and they happen all the time, and in the case of V for Vendetta they happened more often than not. Okay. Quindi molto della creatività che loro hanno utilizzato all'epoca è il fatto questo, che ci sono stati diversi incidenti creativi e appunto questi incidenti hanno portato alla storia che poi è risultata. Because unlike in most comic production, when we were doing V for Vendetta originally, we only had to do 4 to 8 pages a month. And so that gave us time to think and create and ponder, whereas most comics production has no time for them. Quindi perché loro all'epoca facevano dalle 4 alle 8 pagine al mese, quindi questo li ha portati ad avere tempo per pensare, per appunto digerire meglio questo personaggio, questa è anche la storia. E all'epoca non c'è così tanto tempo. Yeah, V for Vendetta, I don't know how many of you were at the talk last night, but the point I was making then was that freedom to express yourself in the concept of comics is so rare, if you're going to get paid for it at least, that you must grab every opportunity that you have
to say something worth saying. Otherwise, you never end up saying anything worth saying. Appunto, la libertà che tu puoi avere nei fumetti di dire quello che vuoi è molto rara, soprattutto se sei pagato, quindi quando hai quella opportunità la devi cogliere, quindi dire quello che con una libertà quello che vuoi dire. E infatti proprio di questo la I'm probably way ahead of you now. Allora, subito dopo il successo di V for Vendetta, David Lloyd comincia a lavorare per i grossi colossi dell'editoria, DC, per esempio la Vertigo, si occupa di personaggi fondamentali come Hellblazer, con gli sceneggiatori Greg Morrison, James Delano, o per War Story sempre con Garth Ennis per la DC Vertigo. Ancora si occupa di altri personaggi famosi, altri diciamo eroi o più o meno diciamo, comunque conosciuti, sempre con Delano, quindi disegna The Territory per Dark Horse Comics, e poi alcune testate come Aliens o James Bond. Quindi personaggi già esistenti. E infatti rapportandoci a quello che dicevi prima, cioè la libertà, come ti sei trovato a lavorare per personaggi comunque già esistenti? Hai avuto la stessa libertà o ti sei dovuto ovviamente ridimensionare? Well, the only way that my freedom was expressed in terms of Hellblazer was that every time I got an opportunity to do that, I decided to get rid, if I could, of that dependence on his trench coat and his tie-and shirt. Quindi se lui ha avuto un po' di libertà con il personaggio di Hellblazer, è stato quello di appunto disfarsi dei giacconi che aveva all'epoca, quindi di liberarsene completamente. Because that's not the character. The character is not in his clothes. It's like putting a superhero character. It's like this lycra, and like, oh, that's him. Oh, that's you know. It's like we're not doing that. We're talking about real human beings. I mean, Garth and Jamie were talking about real human beings in very strange supernatural worlds, but they were real human beings. Perché il personaggio alla fine non è i suoi vestiti, è come se mettessimo appunto un personaggio in spandex, nella tutina, però quello non è il personaggio che noi stiamo parlando di una persona reale, sì, in un mondo sovrannaturale, però stiamo sempre parlando di persone che potrebbero essere reali, quindi per questo le ho detto liberiamoci dei vestiti che alla fine non hanno niente a che fare col personaggio. And Jamie and Garth, I did Jamie with Hellblazer with the Horrorist, and Garth with the Diary of Danny Drake, and Grant Morrison. But these were writers who actually wanted to explore the human condition within the concept of the comic adventure story. Quindi loro volevano questi scrittori che lui ha nominato, volevano esplorare appunto la condizione umana nelle storie, quindi è questo che Grant Morrison. Yeah, there's absolutely no point. I mean, I have total respect for all the great artists in this business and writers who make a living out of telling stories about Iron Man and Captain America and all that. So that's good luck, but that doesn't mean anything. None of it means anything. You know, if you're going to tell a story that means something, even in a small way, about life or, you know, good or bad, but not on like, oh, this guy is bad, we've got to punch him out. That's meaningless. Lui ha quello che sta dicendo lui in sostanza è questo, che appunto dobbiamo parlare della condizione umana, quindi apprezza le arti artistiche che parlano di supereroi come appunto Iron Man, Captain America, che appunto hanno il costume che li distingue, però l'importante è parlare della condizione umana,
di storie reali, è questo che lui importa, perché tutto il resto non ha significato, non ha senso. Dobbiamo parlare di cose umane. E questa cosa umana, per esempio, in Hellblazer come sei riuscito a gestirla? Well, as everything, if you read it, you see what it's about. Every the story is about, expecting too much and getting not enough, and that's about all of us, really, when you think about it. La storia di Hellblazer è appunto avere grandi aspettative però poi non avere tanto nel... Dicevo Alien, forse ho detto Hellblazer, ma ok, sì. ho detto, sorry, I means Alien, not Hellblazer. For Alien. Alien was just lots of fun. Okay. Molto divertente storia. Yeah, you can't. Well, although I must say, okay, all right. You want to explore that? Alien came about because, Alien does explore the human condition. Because if you read it, I don't know whether you have the copy yet or whether you've read it, but it's a very good story about death and rebirth. Quindi è una storia di morte e rinascita, quindi non parla tanto della condizione umana. And the hero sacrifices himself to save somebody else. E l'eroe si sacrifica per salvare qualcun altro. He doesn't have to, but he does. Non dovrebbe farlo, ma lo fa. But I don't want to go into a longer story about this, but Alien was based on two ideas that I was fascinated by. Specifically from Tannhauser. I don't know whether you know the opera Tannhauser, but in Tannhauser there is a character as a staff that grows life. I can't explain it because it'd be too È complicated. nato da due idee e appunto si è ispirato a un altro personaggio di un'altra opera dove questo personaggio aveva un'asta che cresce come se crescesse grow Lloyd. Yeah, Tannhauser. Tannhauser is an opera. It's an opera. And when I heard about that, I thought that's a great concept for an idea. Quindi si è ispirato a quest'opera e con quest'opera si è... And so that idea from Tannhauser that I heard clued in to another thought I had, which was which is where the title of the Alien book comes from. Glass corridor. il corridoio di... Glass corridor. Because imagine if whatever you were doing that was terrible, you didn't know everybody was seeing it. Ok, quindi oltre a ispirarsi a quest'opera si è ispirato anche all'idea di un corridoio di vetro, quindi lui aveva questa immagine del corridoio di vetro e sta dicendo cosa succederebbe se tu appunto stessi facendo qualcosa e gli altri ti potessero vedere. And you are hiding it from yourself, E quindi tu ti stai nascondendo da te stesso, but you can't hide it from anyone else. ma non ti puoi nascondere dagli altri. And and the story of Alien Glass Corridor is about a killer, a hired killer, a contract killer, who goes out to kill people, and he is suddenly, somehow, affected by what he's done. And he doesn't know what that is, but it's the glass corridor. In his mind, he's seeing now what he did. Quindi la storia di Aliens è la storia di un assassino, un pagato assunto per uccidere le persone, che a un certo punto realizza quello di aver fatto, quindi attraverso il corridoio di vetro mentale riesce a vedere quello che gli altri vedono e quello che quindi lui ha fatto. One of the friends I've just met here today, Sergio over there, Uno degli amici who's a friend of Roberto, he's going to be a psychotherapist. He's going to be a psychotherapist, right?
Yeah, and he will know what that is all about. E lui saprà di che cosa stiamo parlando, del corridoio di vetro mentale. Exactly. It's what happens in your head that you're not sure of, but it will come at a certain point and will remind you of what you are. And in that story, which I hope you all go out and buy now. Ok, che spero che ora usciate a comprarla. Uscite a comprarla. Yeah, you have a hardened man who knows what he's been doing, and finds on board that ship a reason to redeem himself, and so that works about. So that's the human condition. The need to redeem yourself. Quindi alla fine è la storia di un personaggio che arriva a capire quello che ha fatto in tutta la vita, dato che è un assassino, quindi credo che abbia fatto diverse cose che non andavano fatte, e si rende conto di quello che ha fatto e si vede per quello che è. E appunto nella nave, in questa storia fantascientifica, riesce a capire veramente chi sia. Interessante cosa. E quindi questa è la condizione umana, se parliamo di condizione umana. Allora, andiamo avanti stiamo vedendo un po' tutta la tua carriera. Nel 2006 hai creato un graphic novel che si chiama Kickback, stavolta per un editore francese, Edition Carabà. Domanda, cosa trovi, che differenze trovi con il mercato francese rispetto al mercato anglosassone? Come hai affrontato questi lavori? Se li hai affrontati diversamente da altri lavori per altri mercati? E se sì, come? And did you approach it differently? Not the story itself, but the reason why I went to Carabas, the French editor, was because at the time in England, in America, crime graphic novels were not really big. There'd only been one, Stray Bullets, but there was nothing. And French graphic novels have a whole mix of stories, and they like crime graphic novels. So I went to them with that because I knew the editor, Jerome. Quindi il motivo per cui ha pubblicato con Carabas, questo editrice francese, è perché all'epoca in America le storie crime non tanto funzionavano. Quindi si è rivolto a Carabas perché alla fine in Francia, diciamo, c'è un mix di generi, quindi è riuscito a raccontare questa storia. Quindi la stessa cosa, la storia non cambia dal mercato anglosassone al mercato francese, alla fine è una storia che già avevi pensato. So the story didn't change for the French. No. In fact, I had plans, of course, to republish it in English. But I mean, there's not a very successful story to tell about Kickback because my major public, which would have been America and England, English speaking, was not well served by the publisher. I trusted the publisher, Dark Horse, but they let me down and did not promote it in any way, shape or form. And I won't go into that story, but it was a big disappointment because I really loved doing that book, and you know, the first thing I'd ever done that was like my own, and I'd explored some computer coloring, and it was like a real lots of fun. I was let down by the publisher. Allora, questa storia poi alla fine è stata pubblicata per un pubblico anglosassone da Dark Horse, però quello che sto dicendo è che si è trovato un po' male, un po' dispiaciuto
dispiaciuta da tutto l'accaduto perché non è stato pubblicato bene, non è stato promosso molto come intendeva lui. Questa cosa è un fatto di dispiacere perché appunto in questo libro che è tutto suo aveva avuto i primi approcci anche con il colore digitale, il fatto che poi per il pubblico anglosassone non sia andato bene, questa cosa un po' l'ha dispiaciuto. Ok, allora passiamo alla fine. Nel 2012 hai fondato Ice Weekly assieme ad altri fumettisti famosi, dove tra l'altro dico loro che cos'è? È una sorta di rivista online, una rivista che si trova su internet che funziona facendo pubblicare autori sia famosi che meno famosi, penso una volta a settimana, immagino, da questo weekly. Raccontaci un po' di questa rivista, come funziona, se ha avuto un buon riscontro e anche se poi gli autori riescono a essere pagati con una rivista del genere. Okay, well, Aces Weekly is an online comics art magazine. That's the thing. It's exclusively online, and you don't get it any other way than by subscribing. But the subscription is very cheap. It's £1 per week in any currency. Maybe I should say that first. Allora, questa è una rivista online a cui puoi accedere con una piccola sottoscrizione che è di una sterlina alla settimana, £1 a week. Yeah. And for that you get up to 150 pages, including extras. Con questo una sterlina riesci ad avere 150 pagine, incluse extra. Delivered to you in 7 parts over 7 weeks. Che ti vengono inviate in 7 parti, in 7 weeks. In 7 parts over 7 weeks. Allora, in 7 parti, in 7 settimane. Yeah. And we have some of the finest talent across the planet coming along to entertain you in 6 different streams of comic strips every week. Okay. E hanno diversi artisti che appunto vengono per intrattenervi da diverse parti del mondo. And the reason why we can offer it at such a low cost is because paper and print is fucking expensive. Il motivo per cui è così economico è perché la carta è molto costosa, quindi il fatto che sia online non si abbattono quei costi. Paper, print, reproduction, distribution and retail is fucking expensive. Ha utilizzato una parola abbastanza interessante, sì, che la carta è molto dispendiosa, quindi it's fucking expensive. So. And if you are going to consign the great art of comics to paper forever and not get it out to thousands and thousands of people who don't even know how good it is, then you are committing a crime. Sì, e questo sto dicendo che appunto se l'idea è quella di pubblicare fumetti per sempre con la carta, stai commettendo un crimine perché è impossibile che vengano consumate così tante quantità di carta. We spoke yesterday at the other meeting I was at about the inability of being able to try and change things or to try and tell really different stories in the business, the medium that we have to produce it now as commercially. Well, that is a problem. Sì, e appunto è questo, dobbiamo cercare di far cambiare un po' le menti, perché non possiamo continuare a produrre tutto su carta, ecco questo. And this is specific to comics.
because in literature, in prose publication, lots of great ideas have been spread. Lots of novels about different things and stuff have been written. Philosophies, understandings, you know, great ideas. Sì, questo è appunto solo nel fumetto abbiamo questo tipo di problemi, perché poi appunto con i romanzi attraverso anche scrittori, filosofi, si è un po' presa la mano di pubblicare online anche questo. But in comics that doesn't happen. Ma You're nei still fumetti non stuck capita. in this small world. E ancora appunto richiusi in questo piccolo mondo che è il mondo della carta alla fine. And of course, I'm not talking about everywhere. I mean, we all know that in Japan, manga is part of the culture. You know, there is comics for everybody and everything, and ideas and thoughts and philosophies are used in manga. In Giappone, per esempio, i manga It's part of the culture. è parte della cultura. And in France, it's different too. You know, there's a different attitude, right? But you know, those are very unusual places. In generality, comics are still not afforded the respect they deserve. And the only way to get that respect is to get a wider base for telling stories. Questo dicendo che appunto il Giappone e la Francia sono dei casi a parte, come noi sappiamo, perché appunto in questi ambienti c'è la libertà di avere una vastità di idee e appunto viene trattato il fumetto in maniera diversa, appunto viene visto come arte, ciò che non accade in altre parti del mondo, soprattutto in America, in Italia. And if we don't get that, then what it means is that we will still be producing some fabulous stuff. There'll be fabulous artists drawing fabulous stuff, whether it's a Benelli or a DC or whatever, but we won't have expressed ourselves as much as we should through this fabulous medium that we have. Sì, abbiamo così tanti fantastici artisti, anche editori come DC, Bonelli, però appunto se non cerchiamo di capire le cose saremmo rinchiusi in questo modus operandi che già abbiamo utilizzato, quindi questo mi sto dicendo, dobbiamo cercare di aprire i nostri orizzonti. C'era la domanda finale, ma si riesco, no, sempre te l'avevo fatta però non hai risposto. Vengono pagati, si riesce a pagare il lavoro di questi fumettisti che pubblicano su scritti? These artists are being paid. That's what. Of course they're being paid. Of course, certo. Okay. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I did not avoid that. Of course, they get a percentage of the subscriptions and all incremental sales. Prendono parte della percentuale della sottoscrizione. Because when you just need elucidation of basically. When you run something like this, you have to run it on a basis where it's a subscription basis. That's why I asked for it. But every volume sold beyond the subscription gets a percentage. You just split the percentage of all the art and all the artists right down the middle. That's it. Quindi hai ridotto anche la parte della sottoscrizione, anche il volume che viene venduto in più poi viene diviso tra gli artisti e scrittori. Faccio questa domanda perché siamo in Italia e non è detto. Oh, right, okay. You said that, not me. No, serie. Un'altra cosa volevo sapere, come è cambiato il tuo modo di approcciarti al lavoro, alla tavola? Usi ancora la carta, la penna oppure hai accennato prima che hai cominciato a lavorare in digitale? Did you style change how do you approach the table? Do you work with pen, pencil? Do you work with computer? How do you work?
Well, I don't do anything. I mean, I don't draw. I'm not drawing or writing. I'm not doing anything now. I mean, since I began Aces Weekly, I'm just publishing. That's Adesso non all. fa niente, pubblica solo. Diciamo. I don't do anything. But in often when you describe something as a digital publication, people often mistake that for digital art, right? So that's why I did start using the term digital for Aces Weekly, but I stopped because people kept asking me that. Do you have to do it digitally? Let me tell you how easy it is to make a page of comic artwork for Aces Weekly. You do it, you scan it at 600 and you send it to us. That's it. Now, you can do it on a graphics tablet or whatever, but it is a file. It's just a file. So you just send it to us, we put it in the magazine, and that's it. And we have no printing trouble because we're not printing. And the reproduction of the artwork is absolutely as it was done. It looks fabulous. Not only can you see it on your tablet, not only can you give it your tablet, your laptop or your desktop, but if you've got a smart TV, you can put it on your big smart TV, where it looks like fantastic. Ok, allora per come funziona la rivista è questo, che lui intanto ha detto che per adesso non sta né disegnando né scrivendo, sta solo pubblicando. Per come funziona per gli artisti che lavorano con lui, tu fai la pagina, può essere sia in tradizionale, quindi fatta a mano, oppure in digitale, la scannerizzi e la invii. E il file si vede benissimo sia sul tablet, sul telefonino, sia anche sulla tua televisione enorme da 65 pollici. And it looks so good. It's like Si vede benissimo, è tutto... it sparkles, Brilla, brilluccia. Every comic you pick up, there's something wrong with it. It's like paper's no good. Anyway. Non gli piace la carta al signor Lloyd, questa è la verità. Allora, l'ultima domanda per me, poi passiamo a quelle del Forse pubblico. l'ultimissimo, Sì, perché perché stiamo così... Però un po' hai risposto già, perché la domanda era quali sono i tuoi progetti, a cosa stai lavorando, ecco, che un po' hai già risposto, però magari c'è qualcosa che anche non per forza fumetti. Yeah, I'm not doing anything. I'm very committed to Aces Weekly. It's very important to me, and I just hope that people will wake up to it. But I can't do more than tell them the value of it. But I understand the addiction of paper. I understand it completely. You know. I work digitally, so I don't care about paper. Yeah, but you want to see comic. Yeah, you want to see it on paper. No. I'm talking about paper reproduction. I'm not talking about paper production. I'm talking about paper reproduction. No, I understand the addiction that people have to wanting print. I understand it, but it's not doing the art form you profess to love the best that its future could hold. Quindi lui capisce che comunque la carta può avere un fascino, però non dà all'arte tanta, diciamo, cioè possiamo aspirare a qualcosa in più, questo sto dicendo, quindi per questo online, lui appunto su questo, sulla riproduzione online. Cosa ne pensi a questo punto delle NFT si chiamano, no? NFT. NFT. What do you think about NFTs? MS what? NFT. I don't have any thoughts about it at all. I don't know. I mean, I know what it is, but I don't know what the point of it is. It's just, isn't it a speculator's collecting concept? Well, that's merely that's not really art, is it? Sì, non è arte, sono soltanto collezionisti che speculano un po'. Ok, thank you. Allora, Let's see se if qualcuno ha delle domande? any question from the public, so we're gonna wrap it up. Do you have any questions? Sì, io ne ho una. Inglese.
Mario. Mario, ciao. Tu hai iniziato a lavorare negli anni 70, più o meno. Sicuramente sei stato influenzato da quello che era in quel momento l'Inghilterra, il Regno Unito, quindi il momento politico, il momento umano. Trovi che ci siano molte diversità tra quel momento storico dove tu hai comunque fatto nascere prima Night Raven e dopo V rispetto all'oggi? Well, I think there probably is, but you're right. I began, and like every other artist who was my contemporary, I was influenced by Kirby and Kickback and all those great American artists. Okay, we didn't see a lot of Italian artists in England. It was like the guys from America. I loved all that stuff, and that inspired me as much as the British artists that I had. Quindi fu ispirato anche da alcuni artisti americani come Steve dell'epoca, sia americani che inglesi. Yeah, but it was how that is now. I'm not sure, Marion. I mean, there may be a bunch of artists who were inspired by those people who I was part of, but I can't be sure about that. Diciamo, non è molto sicuro perché potrebbero esserci alcune persone che sono ispirate da quell'epoca, però lui non ha, diciamo, le idee chiare. I think the thing I see about the contemporary British and UK and American artists is that they're often come from computer games, and they do concept art. So it's a lot of it is like from a TV, film, video point of view. Quindi questo molti artisti di oggi vengono dall'industria dei videogame, quindi fanno molto character design e quindi diciamo, hanno un occhio diverso. Yeah, I'm not sure about that, but I can tell you that my contemporaries at the time I was beginning were heavily influenced by American comics and American film and TV. Right. Quindi i suoi contemporanei erano molto ispirati appunto dall'America, quindi dai prodotti americani. Yeah, but now it's a bit different. Adesso è molto diverso. I think the video game world, the game world now, is a massive influence on everything, everywhere. L'industria dei giochi è molto, diciamo, ha un impatto molto importante sugli artisti di oggi, quindi allora potevano essere magari i prodotti americani come i film da TV, adesso magari è appunto l'industria di videogames. Thank you. Altre domande? Possiamo rispondere? Okay. Allora, intanto noi ringraziamo dei Grazie. Adesso ci sposteremo per disegnare, per delle dediche. Grazie.